Vediamo come si prepara il baccalà mantecato con Cubo 5. La preparazione generalmente è suddivisa da due fasi principali: la cottura dello stoccafisso e poi l'emulsione dello stoccafisso con olio. All'interno del sistema noi andremo a smontare la spatola raschiatrice e l'utensile principale, che sia esso la lama o la pala miscelatrice, per inserire il cesto di canditura dove andremo a mettere lo stoccafisso per fare la cottura in acqua. In una fase successiva, dopo aver scolato lo stoccafisso, andremo a inserire nuovamente la spatola e il coltello o la pala miscelatrice per iniziare l'emulsione. In questo caso ho detto coltello o pala miscelatrice perché dipende dalla consistenza e la texture che volete ottenere con il vostro baccalà mantecato, se scegliere un utensile o l'altro. Con il coltello, andando nel senso di taglio, avrà una consistenza più liscia e logicamente raffinata. Andando invece in senso contrario, andrò a sfilacciare la fibra dello stoccafisso ottenendo una consistenza cremosa ma sempre sfilacciata. Con la pala invece miscelatrice andrò a mantenere dei pezzettoni e un baccalà mantecato più rustico. Sempre nel processo di emulsione andrò ad utilizzare il liquid feeder che, posizionato sopra la tramoggia, mi permetterà di aggiungere l'olio necessario alla corretta emulsione in maniera automatica. Quindi andrò a posizionare questo utensile sulla tramoggia e Cubo andrà ad aspirare la porzione di olio che ho prepesato. Per fare il baccalà mantecato gli ingredienti sono acqua per la cottura dello stoccafisso, olio, sale, pepe, aglio e qui c'è dell'olio extravergine d'oliva. Io ho scelto di utilizzare due oli diversi. Logicamente potete decidere di utilizzare solo dell'olio extravergine d'oliva o solo degli semi o il blend che più preferite. Io in genere mi focalizzo su questi due oli perché l'olio di girasole è più neutro mentre l'olio d'oliva è molto più profumato. Alle volte l'olio d'oliva, essendo molto presente, tende a dare un retrogusto amaro al baccalà mantecato che io tendo a non preferire. Iniziamo inserendo all'interno della vasca il cesto per canditura e all'interno del cesto lo stoccafisso precedentemente ammollato e poi andiamo a colmare con acqua. Vado a mettere il coperchio del cesto per canditura e lo blocco. Chiudiamo il coperchio generale, ci assicuriamo che la tramoggia sia chiusa e dopo aver abilitato il pulsante richiamiamo la ricetta e premiamo Start. La cottura dello stoccafisso è terminata, ripristiniamo la pressione, andiamo a scolare e togliere il cesto dalla vasca. Scarico l'acqua di cottura, provvedo a rimettere all'interno della vasca la spatola raschiatrice e il coltello microdentato. Rimetto lo stoccafisso in vasca per procedere con la fase successiva, quella dell'emulsione. Sale, pepe, pochi grammi di aglio tritato. Questo ovviamente va a gusto a seconda di quanto vi piaccia lasciare il sentore dell'aglio all'interno del baccalà mantecato, e olio extravergine d'oliva. Chiudo il coperchio, inserisco il liquid feeder nella tramoggia e vado ad immergere il tubicino all'interno della caraffa dove ho prepesato l'olio di girasole. Premo Start per procedere con la seconda fase di emulsione. Cubo procederà creando il vuoto all'interno della vasca. Io adesso, aprendo la tramoggia, inizierò ad aspirare dolcemente l'olio all'interno dello stoccafisso.
Lo stesso processo di aggiunta olio può essere utilizzato per maionesi o qualsiasi altro tipo di emulsione che prevede l'aggiunta dell'olio un po' alla volta. La ricetta è terminata, smonto il liquid feeder che, come avete visto, ha aspirato tutto l'olio dalla caraffa. Procediamo a scaricare il nostro baccalà mantecato. L'emulsione in gastronomia e in pasticceria è una preparazione molto utilizzata, sia essa una ganache, una maionese o un baccalà mantecato. Per ottenere un'ottima emulsione abbiamo la necessità di gestire pressione, temperatura e miscelazione. Il sistema Cubo 5 ci permette di gestire tutte queste parametri di processo indipendentemente l'una dall'altra, in modo da creare una maionese che possa contenere dei pezzetti di cetriolino per fare una salsa tartare, oppure, come nel caso del baccalà mantecato, mantenere dei pezzi pur emulsionando l'acqua di cottura con l'olio che andiamo ad aggiungere. Qui con me ho della maionese che abbiamo fatto sempre dentro la Cubo 5, e del baccalà mantecato. Come potete vedere, le due emulsioni hanno strutture diverse, ma sono comunque perfettamente emulsionate. Dal baccalà mantecato, dove vediamo ancora la fibra dello stoccafisso e i pezzi di stoccafisso, alla maionese invece che ha una struttura finissima.